Benvenuto in questo nuovo video del canale. Ebbene, sono stufo, siamo nel 2026 e ancora c'è gente che paragona Blazor a Silverlight. Ecco che non vado a utilizzare Blazor perché magari farà la stessa fine di Silverlight. Ecco, sono rimasto scottato da Silverlight quella volta e non mi fido più di Microsoft. Ragazzi, svegliamoci fuori. Blazor ormai è una tecnologia consolidata, ha dimostrato di non essere come Silverlight, non è basata su un plugin che funziona nei vari browser, non è una tecnologia vincolata a un qualcosa che si è inventato Microsoft, ma Blazor in modalità WebAssembly è basato su uno standard che tutti possono utilizzare, che i browser moderni già implementano, e quindi non è un qualcosa di Microsoft oriented e basta. Blazor ha permesso di portare C# all'interno del browser con una modalità, secondo me, corretta e a passo con i tempi. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo in modalità WebAssembly, quindi appoggiandoci a uno standard per far girare .NET all'interno del browser. Quindi latenze zero, generiamo il markup direttamente all'interno del browser e spostiamo la logica direttamente sul client. Ottimo, figata delle figate. Abbiamo però anche Blazor modalità server, dove non c'entra niente, nessun plugin del browser, c'è un minimo di codice JavaScript che permette di avviare un canale signalar, tecnologia consolidata e storica che ormai tutti conosciamo, e che permette di tenere la logica dell'applicazione lato server, riducendo i tempi di sviluppo in un modo, secondo me, impressionante, perché vuol dire che possiamo evitare di fare le API REST, utilizziamo la stessa struttura che utilizziamo nello sviluppo delle classiche applicazioni MVC, Razor Pages, per fare la parte di accesso ai dati, ma addirittura tenendoci le porte aperte che se scriviamo l'applicazione fatta bene, la nostra applicazione può girare in modalità server o in modalità WebAssembly con poche modifiche. Oppure oggi in tempo rapido la facciamo andare in modalità server, domani scrivendoci le nostre API REST o servizi gRPC la facciamo girare in modalità WebAssembly. Perfetto, ottimo. Non venitemi a dire ma non mi fido, non so per quanto durerà questa tecnologia. Pochi giorni fa è stata rilasciata la preview 2 di .NET 11 e ancora in questa versione, quindi .NET 11, ci sono novità riguardanti Blazor, ma soprattutto ci sono novità che sono permesse e concesse perché abbiamo Blazor. Quindi senza Blazor certe cose ce le saremmo scordate e ce le scordiamo. Invece grazie a Blazor abbiamo delle novità interessanti che sono arrivate e che stanno arrivando e che possiamo continuare a utilizzare, che possiamo utilizzare. Quindi un framework che è in continua crescita. Non venirmi a dire che non sai quanto durerà nel tempo. Ripeto, ha lo stesso ciclo di vita del framework. Ti ricordo che Webform sta girando ancora, non morirà, almeno per non so quanti anni. E vorrei fare la stessa domanda a chi utilizza React, Angular, Vue o altri framework all'inside. Puoi mettere la mano sul fuoco che quei framework ti garantiranno di rimanere lì tra 10 anni? Chi le mette la mano sul fuoco? Quindi nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno può rispondere a queste cose e ripeto, io quello che posso fare è fidarmi di quello che è il framework, per così come è concepito. Quello che potrà essere è che arriverà un momento in cui avrà già all'interno tutte le sue funzionalità e verrà puramente mantenuto, ma questo non vuol dire che io debba buttare via quello che ho fatto, buttare via la mia applicazione. Quello che dobbiamo imparare casomai è sviluppare le applicazioni nel modo corretto. Le applicazioni lato front-end non devono avere logica applicativa, devono avere il minimo di logica necessaria per fare quello che devono fare, che è la UI. Non incastriamo logiche di business dentro la UI, perché ecco, allora sì, stiamo facendo un errore. Se noi sviluppiamo la nostra applicazione fatta bene, dove la logica di business rimane nel server, ecco che un domani potremo sviluppare un'area della nostra applicazione, una nuova funzionalità, magari con qualche framework nuovo, magari con qualche framework pensato per funzionare al meglio in quel particolare settore. Quindi forse la nostra concezione non è tanto è meglio questo, è meglio quello, ma cerchiamo di sviluppare le nostre applicazioni al meglio con il framework che ci permette di avere il massimo guadagno e la massima produttività oggi. Quindi cerchiamo di dare a Blazor lo spazio corretto. Ti ricordo che è un framework di front-end e vale come per tutti gli altri framework di front-end, qualsiasi utilizzo tu ne voglia fare, o meglio, per qualsiasi tipo di applicazione tu lo voglia utilizzare. Quindi smettiamola di associare Blazor a
a Silverlight, smettiamola di pensare ma quanto durerà, perché, ripeto, sono problematiche che ormai le abbiamo con qualsiasi cosa, con qualsiasi tecnologia, quindi per favore basta. Pensiamo invece più che altro a come dovrei sviluppare questa applicazione perché sia mantenibile, perché mi duri nel tempo, e la risposta a questa domanda non è nella tecnologia, ma è nel come utilizziamo le varie tecnologie, nel come le combiniamo assieme. Quindi piccolo video di sfogo oggi. Non volevo fare una puntata del podcast dedicata a questo, volevo proprio fare una discussione. Chissà magari che questo sia un formato che possa prendere piede, dato che di tempo in macchina ne passo, e magari chissà, qualche chiacchierata è una forma un po' più easy. Quindi fammi sapere che cosa ne pensi e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!